Ciao amico pescatore e benvenuto alla prima puntata della mia rubrica nuovissima Fantacombo, in cui andremo a commentare insieme, o meglio io andrò a commentare, tu seguimi, diverse combo che vorrei tanto provare, vorrei tanto provare, vorrei metterci le mani sopra. Alcune le vorrei, alcune le avrò e iniziamo. Allora, come primo video ho deciso di parlarti di la combo di una marca che è nota a tutti. Sul panorama mondiale è una top per quanto riguarda il light spinning e parlo di Daiwa. Daiwa è una marca con la quale io non riesco a interfacciarmi al meglio, solo ed esclusivamente per un motivo. Solo ed esclusivamente per un motivo. Ogni volta che valuto un molinello di una fascia media-alta che mi piace e che sto valutando, mi scontro su quella maledettissima levetta che, se splittata, ti porta ad avere il reverse della manopola. Il reverse della manopola, per me, per come pesco io, per come piace a me, è totalmente inutile. Anzi, peggio, è un qualcosa che un domani potrebbe rompersi e darmi problemi. Io non la voglio, io non credo che comprerò mai molinelli con quella maledetta levetta. C'è chi la usa, capisco bene, ho anche provato ad usarla, ovviamente, non è che vedo tutto nero, cubico, ovviamente, ma non mi ci trovo, non solo non mi ci trovo, la reputo veramente una stupidaggine. E se tu invece sei un grande fan di quella levetta, ti ammiro, perché tu riesci in qualcosa dove io mi accorgo che sono negato, io non riesco a non focalizzarmi su quella levetta. Potrei benissimo valutare un molinello e tenerla chiusa, girata, avere l'anti-reverse infinito e va bene così, ma no. È più forte di me. La pesca è fatta anche un po' di questi colpi di testa. Quindi come prima combo ho deciso di valutare insieme a te la Daiwa Ninja. Ninja è semplicissimo. Questa combo di cui andremo a parlare oggi è bellissima. Tolta quella cavolatina della levetta che dà fastidio soltanto a me in tutto il resto del mondo, perché Daiwa non è certo sciocca, ovviamente. La trovo una combo per iniziare soprattutto veramente speciale. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo una canna in carbonio bicolore, nera e rossa, di questo bel rosso sanguigno, caldo, ma superlativo. E lo andremo ovviamente a montare su il Ninja Daiwa LT con la sua infima e maledettissima levetta dell'antireverse. Stupendo anche lui. Certo, si potrebbe sistemare qualcosa a livello estetico, ma dai, non scherziamo, è stupendo anche questo molinello. Quindi la prima cosa che faccio io quando vado a vedere una combo come questa è partire da, ovviamente, il tipo di pesca, oltre all'head spinning. Quindi vediamo un po' quali sono le grammature che meglio si sposano con la mia idea di pesca a light spinning. Allora, intanto dobbiamo avere qualcosa che ci permette di lanciare, diciamo, massimo a 30 metri dalla riva. E siamo in pesca, perfetto. 20 metri anche va già bene. Facciamo 30 perché ci piace l'idea di lanciare anche contro vento nelle giornate no. E non esiste che ci giriamo e torniamo a casa. No, ci proviamo lo stesso e lanciamo 10 metri meno lontano. E va bene comunque. Allora, vorrei una canna il più lunga possibile, che però in un mondo reale vuol dire passare fra i 2,40 m, i 2,70 m e i 3 metri. 2,70 top, 3 metri esagerato, quasi scomodo, quasi inutile, soprattutto per armature leggere. 2,40 era la misura di punta fino a 10 anni fa, secondo me, per questo tipo di pesca, ma vabbè, potrei anche ricordare male. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Casting jig leggo un 13 grammi, un 5,20, un 7,25. No, molto semplice. 13 grammi e tanto basta. Perché?
Con i 3 grammi possiamo lanciare micro gighetti come questo, che è da 5 grammi, oppure possiamo lanciare dei piccoli poperini, come questo qui, della Rapala, e sicuramente siamo sempre in pesca. Quindi con 3-10 grammi noi riusciamo a utilizzare piccoli jig e grossi jig, tutto rapportato al fatto che stiamo parlando di light spinning, e mino di ottime marche con ottimi e differenti assetti, e quindi possiamo andare a scandagliare tutte le fasce di acqua. Perfetto. Quindi abbiamo due versioni da 3 e 10 grammi. La differenza dovrebbe stare nella lunghezza. Abbiamo 1,80 m contro 2,13 m. Quando è che conviene 1,80 m e quando è che conviene 2,13 m? Personalmente penso che se dovessi dedicarmi alla trota torrente e io so che devo passare in determinati spot in mezzo alle frasche, ogni cosa che agevola il passaggio è ben voluta, soprattutto in trota torrente quando si lancia nella buca subito di fronte a noi, quindi non serve avere chissà che gittata. Quindi in quel caso lì valuterei ovviamente la 1,88 m. In mare invece preferirei ovviamente la 2,13 m perché ci potrebbe dare più leva durante il lancio, sempre ad esempio se abbiamo vento contrario o semplicemente davanti a noi abbiamo il vento che dà dei colpi, quindi non è costante e quindi ci sta che qualche lancio lo ceffiamo. Avere una canna un po' più lunga ci permette di avere un drop un po' più lungo e accompagnare meglio il lancio della nostra esca. Magari montiamo anche un artificiale il più pesante possibile in quelle condizioni. Però potrei valutare la 1,80 m anche per il mare, ad esempio se i miei spot quotidiani, mettiamola così, sono scogliera dove devo lanciare ben vicino agli scogli, potrebbe benissimo bastare una canna da 1,80 m per magari darci la possibilità di fare qualche lancio a balestra, qualche pendolo, qualche appoggio, qualche proprio appoggio in maniera un po' più precisa. Per una canna più corta potrebbe renderci più semplice questo tipo di operazioni, soprattutto se abbiamo una scogliera molto lunga e noi quindi decidiamo di fare 5 lanci a raggiera, poi ci spostiamo di 5 metri, altri 5 lanci a raggiera, ci spostiamo di 5 metri, altri 5 lanci a raggiera. Ci sta a valutare una canna da 1,80 m piuttosto che da 2,10 m. Io personalmente, per non farmi mancare nulla, opterai per la più grande. Quindi abbiamo questa bellissima 13 grammi da 2,13 m ed è per rigor di cronaca la NJ, la Ninja 702 UL, che immagino sia per Ultra Light F, quindi Ultra Light Fishing SCI. Ci sta. Quindi abbiamo una canna decisamente bella. Guardate che bei dettagli che ha. Io ovviamente qua adesso vi metto in sovraimpressione le immagini che sto vedendo, così potete vederle al meglio, però mi piace proprio l'idea di avervi qui a fianco a me per vedere questo genere di canne da pesca. Abbiamo degli anellini bellissimi, abbiamo la prima parte, abbiamo delle spine incrociate del carbonio che, mamma mia, questa ovviamente l'ho vista dal vivo più e più volte, l'ho anche usata ed è una gran canna da pesca, bellissima, bellissima. Poi abbiamo ovviamente la possibilità di risparmiare qualche soldo dove, ad esempio, sulle placche che compongono il serra mulinello, ma ragazzi, una volta che abbiamo un'ottima plastica, che quindi si lava anche facilmente, si tiene pulito facilmente, che serra e tiene ben serrato il nostro mulinello e abbiamo tutto, è perfetto così, non serve andare a toccare altro. Poi abbiamo un bellissimo manico, qui cambia anche la superficie, c'è questo nero satinato, abbiamo questo Eva sagomato come impugnatura, questa è l'accortezza, cioè questo fa la differenza in una canna da spinning. Chi se ne frega del costo? Un buon carbonio, dei buoni anellini
e l'idea di sagomare dove andiamo a mettere le mani. Già questo fa tantissimo. Una volta che abbiamo messo la spunta su questi punti, sappiamo di avere una canna da pesca fra le mani fatta da dei pescatori per dei pescatori. In questo Daiwa è un gran marchio. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono. Tecnologia Braille X, strati di carbonio rinforzato, molto forte, molto rigido dove deve essere rigido, elastico dove deve essere elastico. Abbiamo un'azione fast e abbiamo anche una risposta sensibile, veloce di questa risposta. Anche questo è un dato molto importante per quanto riguarda la pesca a light spinning, perché noi sostanzialmente vogliamo sentire cosa succede a quell'artificiale di pochi grammi in mezzo al mare. Non vogliamo sentire e essere, diciamo, tratti in inganno dalle correnti o se abbiamo toccato qualche alga o qualche scoglio o qualche spugna su uno scoglio. Noi però vogliamo sentire bene la tocca, vogliamo sentire la ferrata, vogliamo essere reattivi nel ferrare, vogliamo avere una combo con una frizione del mulinello ben tarata per quell'artificiale lì, quindi mi raccomando, quando sei in pesca, la frizione regola la canna stupenda. Direi che c'è molto poco da dire. Passiamo al mulinello. Il mulinello si chiama 23 Ninja LT, forse perché è uscito nel 2023, qui trovo anche un bannerino con scritto New. Allora, che dire? Andiamo su andiamo su una canna dal peso di circa 96 grammi, sicuramente ben bilanciata, sicuramente su una canna da 96 grammi converrà andare ad accoppiarci un mulinello molto leggero. Domani vi spiego anche qualche trick per andare a bilanciare una canna sbilanciata, ma non è questo il momento. Allora, intanto vediamo un po' cosa dice direttamente Daiwa su questo suo mulinello. Ci dice che la LT è uno dei mulinelli più apprezzati, effettivamente se ne vedono tantissimo, ha un nuovo standard qualitativo che migliora ulteriormente il rapporto qualità-prezzo, perché Daiwa, che non è sciocca, come dicevo nell'episodio 0, ha fatto i conti in tasca a noi pescatori e ha detto: per le tasche di un pescatore che vuole spendere il giusto, non poco. È importante spendere sempre il giusto e mai poco. Poi a volte il giusto è spendere poco, a volte il giusto è spendere molto, perché se vai a tonni devi spendere il giusto, che vuol dire tanto. Se vai a sciarrani devi spendere il giusto, che vuol dire tantissimo. No, vuol dire poco, adesso sto scherzando. Comunque, avete capito un po' qual è la mia idea. Abbiamo innovazione che riguarda i principali elementi strutturali meccanici, ovviamente andrà a, diciamo, ereditare tutte le qualità dei modelli Daiwa di fascia superiore degli scorsi anni, ovviamente a cascata, questo lo fanno tutti quanti i produttori, se non altro tutti quelli seri. Un'innovazione del 2010, me lo troverò come la base nel 2025, ma poco ma sicuro, e se non è così, non stiamo parlando di una marca seria. Una marca seria che in casa ha una tecnologia che ha 15 anni, che non porta anche sul suo base di gamma, sul suo entry level, non è seria. Perché ha la possibilità di darci qualcosa e decide di non darcelo. Non scherziamo. Poi, il corpo è rivisto, ridisegnato nei materiali, una nuova mescola, sì, probabilmente sarà... quando si parla di plastiche nei mulinelli, non si parla di una plastica, di un mouse che deve star fermo e basta che non imploda e per invecchiamento non si crepi e va bene così. Parliamo di plastiche dove per errore ci può scivolare la canna nel mare. Brutto. Brutto? Non lo so, perché se hai un mulinello studiato per reggere ogni tanto un errore simile e poi la se arrivi a casa ed è un minimo di sciacquata, lo passi sopra con un pagno umido, non devi prenderlo, smontarlo, pucciarlo nell'acqua, ovviamente. Cioè, sono mulinelli che se sono di qualità durano, sopportano questo genere di minchiate quando ci cade il mulinello nell'acqua. O quando dovete slamare un pesce,
lo appoggiate, ma siete a riva, arriva l'onda e ve lo lava tutto, non so se avete visto, quell'altro video, che bella. Però lì avevo un mulinello chiuso, ermetico, che per farci entrare dentro l'acqua di mare lo devo prendere, lo devo lanciare in mezzo al mare, aspettare che scenda per 20 metri, aspettare 3 ore e poi ritirarlo su. Comunque, abbiamo un rotore totalmente riprogettato per minimizzare il peso, a col tempo migliorare la resistenza alle sollecitazioni. Tutte queste informazioni non sono buttate lì, noi dobbiamo partire dal presupposto che la casa costruttrice non ci sta dicendo delle cavolate. È molto importante leggere le schede tecniche ed è per questo che ci porta via tantissimo tempo questo approccio, questo sogno, portare avanti questa visione di una combo. Il risultato è una rotazione incredibilmente fluida e regolare, e questo è vero, ragazzi. Io Daiwa non so se ne avrò mai, non lo so, però quando vado in negozio e ne provo, l'ultimo l'ho provato settimana scorsa, non è che l'ho provato 1000 anni fa, sono fluidi, sono bellissimi, sono leggeri quando devono essere leggeri, sono piccoli quando devono essere piccoli, sono belli strong quando devono essere belli strong. Come marca mi piace, la levetta che non mi piace, maledizione, dai. Comunque, ci sono anche dei Daiwa senza levetta, sia chiaro, e quelli mi piacciono assai tanto. Allora, poi vediamo un po', abbiamo l'archetto Hard Drive che è totalmente nuovo, molto bene, quindi abbiamo un progetto che per quanto sia entry level viene evoluto, viene portato avanti dalla casa costruttrice, anche questo è veramente importante. Totalmente nuovo, oltre ad essere più leggero, la sua conformazione particolare, unitamente al nuovo rullino guida filo Twin Sister 3, quindi anche questo mi fa dire che c'erano altre due versioni, è studiato per eliminare la possibilità di grovigli. Si spera, a nessuno piace imparruccare. Altra novità assoluta è la frizione ATD Hull, l'evoluzione della famosa frizione progressiva automatica Daiwa. È ancora più dolce e progressiva, rendendo il recupero del pesce più sicuro ed efficace. Ci piace un sacco. Ovviamente ti consiglio, quando valuterai questa combo, di andare, come ho fatto io, sul sito Daiwa, leggere, rileggere, interiorizzare, andare a dormire, ripensarci il giorno dopo, e quello dopo ancora, e comparare di tutto. Quindi le caratteristiche sono poi elencate qui. Mi soffermo su l'Infinite Anti-Reverse, che è la base. Una volta che quella levettina maledetta viene splittata dal verso giusto, abbiamo un antiriverso infinito. Cosa vuol dire? Che quando ne recuperiamo, se proviamo ad andare indietro, non facciamo quel saltello. Quando ho iniziato a pescare, questa era la base, quel saltello maledetto c'era sempre. Ti dava fastidio perché io, quando andavo a pescare in trota torrente, io in certi spot sapevo esattamente dove erano le trote, perché le ho prese il giorno prima, quello prima ancora. Quindi tu lanciavi l'artificiale, ma proprio in quella zona larga quanto un bicchiere, larga quanto questa tazza. Tu lanciavi lì, perché sapevi che lì c'era la cascatella che ti spingeva l'artificiale giù di quei 10-15 cm e ricevevi un attacco nel primo mezzo secondo. E tu in quel mezzo secondo dovevi lanciare, chiudere l'archetto un istante prima che l'artificiale toccasse l'acqua, riportare la lenza in tiro, dare una mulinellata per fargli dare una scodata, e lì ti aspettavi di avere l'attacco, e quindi tu ferrare subito. E quando siamo passati da un anti-reverse a Katsum all'anti-reverse infinito, quelle ferrate iniziavano a diventare una costante. Soprattutto perché ricordiamoci che la pesca, la trota, in trota torrente, con l'ardiglione del minno schiacciato, adesso è la norma, adesso penso sia legge, ma anche se non lo fosse, li schiaccerei come li schiacciavo già allora, perché per quelle trote lì mica me le portavo a casa. Le liberavo e poi le prendevo non il giorno dopo, ma il weekend dopo, quando tornavo a pesca, sì, le prendevo sempre le stesse, perché erano degli spot dove non potevano esserci tutte ste trote, ce n'erano 2, 3,
e quelle le prendevi a giro, prendevi la prima, gli altri si spaventavano e non boccavi più nulla, ma non ci provavi neanche, ma sapevi che se ci tornavi dopo 10 giorni o dopo un mese tu le ritrovavi lì. E quindi l'antireverse infinito per me è la base. Non valutato un monello che non abbia l'antireverse infinito, cioè davvero lasciate perdere. Cuscinetti a sfera. Allora, il cuscinetto a sfera, il numero di cuscinetti a sfera, il materiale dei cuscinetti a sfera può diventare, diciamo, una mania. Vi faccio un esempio. A me importa fino a un certo punto, perché a me importa la fluidità del mulinello. Se un mulinello in mano ti dà quella sensazione di fluidità, io sono soddisfatto. Se un domani mi si rompe una boccola o un cuscinetto, mi rivolgo a chi di dovere, lo faccio sostituire. Anzi, più delle volte lo faccio anche aggiornare con una versione migliore. Per esempio mio fratello, invece, pescando con i rotanti, sia in fiume che in mare, si è molto più specializzato di me, e lui quindi di questa dicitura, 4 cuscinetti a sfera, non si accontenterebbe, vuol sapere come sono fatti, di che materiale, le specifiche dei cuscinetti, se li può cambiare, ma anche prima di fare la prima pescata. Perché? Perché lui con la pesca con rotante dà così tanta importanza a questa fluidità nel lancio con il rotante che gli fa la differenza nella scelta di un mulinello. L'ultima volta che abbiamo scelto una combi insieme, ci abbiamo messo alla fine un pomeriggio, neanche più di tanto. Ma perché? Perché siamo andati subito a scartare determinati mulinelli che non rispecchiavano non le sue fisime, perché le sue fisime sono se poi in pesca non si accorgerebbe della differenza, lui se ne accorge. Lui si accorge quando un cuscinetto, questo fra un mese, cambiamolo subito. E abbiamo fra le mani una macchina veramente pronta. Il mulinello ha un insieme di ingranaggi, per quanto possa essere semplice, è sofisticato ovviamente, ha una qualità costruttiva che va a intaccare la qualità della pescata, ovviamente, quindi abbiamo degli accoppiamenti che hanno delle tolleranze. Quindi questi 4 cuscinetti a sfera a me bastano per dirti che, secondo me, Daiwa su un prodotto entry level avrà pensato di metterne solo 4 per tenere i costi bassi, ma per non darci un mulinello che poi gracchia mentre lo recuperi, e soprattutto non ti dà quella sensazione di fluidità che loro tanto decantano, perché se noi pescatori prendiamo in mano questi mulinelli e non sono davvero fluidi, e noi diciamo: Billy, ma questa marca mi sta dicendo delle bugie, e io non mi fido di una marca che mi dice le bugie. Invece, se Dava qui ha messo quei 4 cuscinetti, vuol dire che servivano esclusivamente quei 4 cuscinetti in quei punti lì. Poi tanto ad aggiungere cuscinetti, se uno ci mette del suo, lo trova al modo, ragazzi. E a me è anche bello quella parte lì, Io sinceramente non ci starei dietro. Quindi preferisco avere un buon prodotto fin da subito e tenerlo bene, e al momento di solito mi è sempre andata bene. Vediamo un po' quale combo possiamo fare con la nostra 13 grammi. Allora, 10 grammi, io leggo che abbiamo modelli 1000, 2000, 2005, 2005 XH, e poi saliamo dalla taglia 3000 in su. Allora, esperienza personale, dalla 3000 in su noi valutiamo il medium light spinning, da 4000 in su lo spinning centrale, 5000 assolutamente spinning centrale, 6000 dal light shore jigging allo shore jigging, e poi saliamo. Noi qui parliamo di light spinning. Piccola parentesi, non ve lo so neanche dire, perché siccome me state valutando una canna come questa, avete visto tantissimi video dove vi si fa vedere bene la differenza fra un 1000, un 2000, un 2005, sapete bene che un 2000
Shimano, non è detto che sia un 2000 Daiwa, che non è detto che sia un 2000 Okuma, che non è detto che sia un 2000 Pennes, ok? Ovviamente, guardatele su internet queste cose, poi andate in un negozio e prendeteli in mano, per favore, fatevi le vostre idee. Di base io mi fermo per il light spinning a 2500 come taglia. Su una combo da 13 grammi, che è la combo più piccola della Daiwa Ninja, io valuterei più che altro la taglia 1000 e la taglia 2000. Vediamo le differenze di queste due. Abbiamo intanto il peso, duetti 5 grammi contro duetti 10 grammi. Può fare la differenza 5 grammi su duetti? Ovviamente sì, ma alla finalità della pesca ovviamente no. Abbiamo il recupero, abbiamo un rapporto di 5,2 a 1. Con il 1000 recuperiamo 64 cm per giro di manovella, mentre nel 2000 68. Ovviamente anche in questo caso sapete benissimo che quando andiamo a misurare 64-68 cm, quando la bobina è scarica, quando la bobina è full, quando è media, sono queste specifiche ci devono dare un'idea, ci devono dare una direzione, non ci devono raccontare la verità assoluta. Abbiamo sempre 4 cuscinetti, abbiamo 5 kg di frizione e tanto bastano, assolutamente, tant'è che dalla 2005 già passiamo a 10 kg di max drag. Già capite che anche questa è un'informazione. Per l'ultra light spinning e per il light spinning fermiamoci alla taglia 2005, non la 2005 XH, anche se la XH ha un rapporto 6.2 a 1, quindi è molto più veloce. Diciamo che sul light spinning va molto da persona a persona. Lento e preciso, veloce, che puoi recuperare ultra lentamente, insomma, quello dipende più dal pescatore. Se sei alle prime armi, non porti questo come uno di quei paletti. Io, che sono alla mia ennesima combo da light spinning, mi pongo il problema se avere un rapporto di recupero 6.2 a 1 o 5.3 a 1 o 5.2 a 1. Se inizi veramente non ti porta da nessuna parte focalizzarti su questo. Quindi abbiamo individuato questi primi due molinelli. Se saliamo sul 2,5 base saliamo a 230 grammi di peso e qui già la differenza si nota, quindi lo scarterei. Rimarrei fra questi due, il 1000 o il 2000. Parliamo di 3-10 grammi, quindi diciamo che non parliamo di un ultra light spinning, parliamo anche di lanciare dei jig e dei minnow da 10 grammi. Sinceramente io sarei portato a valutare la taglia 2000. Probabilmente mi porterei a casa una bellissima taglia 2000 e andremo così a comporre la nostra combo. Ora andiamo un po' a vedere quanto spendiamo se noi cerchiamo di portare a casa questa combo. Allora, io mi ero fatto un po' un'idea guardando i soliti siti. Per quanto riguarda la canna da pesca, noi arriviamo fra i 40 e i 50 euro. Ovviamente può capitare di trovare l'offerta, il fine serie e andiamo a risparmiare anche qualcosina in più. Una canna come questa, con 50 euro, ci permette di andare a divertirci, ma tantissimo, ma proprio tanto. Ci divertiremo un sacco con questa combo. Quindi, diciamo che con 50 euro la prendiamo. Non siamo in offerta, diciamo che la canna la vogliamo entro sta settimana e 50 euro ce l'abbiamo. Il molinello invece lo avevo trovato, il Daiwa Ninja LT 23, fra i 65 e i 70 euro. Però secondo me la taglia 2000 la troviamo a meno. Diamo un po' un occhio insieme. Daiwa Ninja LT 23 e poi ci mettiamo il nostro bel codice.
Allora, i siti che io guardo di solito sono sempre gli stessi sostanzialmente. Diciamo che per non fare un torto a nessuno, perché ho un paio di negozi di fiducia, andiamo su internet, andiamo su prodotti e vediamo un po' cosa esce. Troviamo 50 €, 59, 62, 45, 73, 65, 62. Insomma, diciamo che siamo fra i 50 e i 60 €. Anche qui possiamo concludere che con 100-130 € a seconda di quali offerte troviamo, a seconda di chi ci rivolgiamo, magari se andiamo nel nostro negozio vicino a casa o sul nostro negozio di fiducia, se abbiamo qualcuno a cui dare del tu, sicuramente ci può anche venire incontro, facendoci qualche sconto, che può essere anche semplicemente della lenza, del trecciato da mettere dentro il mulinello. Diciamo che per iniziare a pescare a ultralight spinning con 130 € vi portate a casa un'ottima combo di colore nero e rosso sangue. Vi portate a casa la qualità costruttiva Daiwa, vi portate a casa l'esperienza non soltanto della casa ma anche di tantissimi pescatori che ovviamente hanno avuto modo di pescare tantissimi anni, dare i loro feedback. Le case serie come Daiwa accolgono questi feedback, accolgono le critiche, ci lavorano su, aggiornano i loro modelli costantemente, anche quelli entry level, e ricorda che entry level non vuol dire fascia bassa, vuol dire entry level, vuol dire che io ti do in mano qualcosa che tu prendi, ti giri e vai a pescare e ti diverti e sei in pesca e peschi senza paturnie di avere fra le mani qualcosa che ma se poi mi diverto fra un anno la devo già cambiare, quindi affitto una canna a 100 € che poi ripiego, la metto in un angolo e non la tocco più. Assolutamente no. Una combo come questa voi ve la portate avanti ma veramente per tantissimo tempo. Sostanzialmente le uniche cose che potrebbero darvi problemi sono lo spigò quando andate a inziccare il cimino sulla parte, la prima parte della canna. Potrebbe succedere che la usate tanto che si usura lanciando, poi diventa un po' rasca. Come riparate sta cosa? Io ai tempi, quando ancora le canne a pesca erano in vetroresina, qualche goccia di attack per creare un po' più di spessore, risolto. Se non vi si crepa, non vi si spacca perché vi cade per terra e ci mettete il piede sopra. Non dico che è eterno, ma ragazzi, è eterno. Qui cosa potrebbe darvi fastidio? Un'Eva che per un qualche motivo invecchia e inizia a creparsi. Un'Eva si cambia. Anche se la canna da pesca è un entry level, tutto ciò che si usura potete cambiarlo e portare avanti quella canna da pesca. Non c'è cosa più bella di avere la propria canna da pesca, perché poi diventa un'estensione del vostro braccio e la usate, più la usate meglio. Per quanto riguarda il mulinello, cos'è che potrebbe rovinarsi? Io vedendolo così mi viene da pensare che questa placatura cromata potrebbe iniziare a intaccarsi se pescate in mare, le viti potrebbero ossidarsi nei punti dei tagli, ma 2 viti le potete anche cambiare con dell'acciaio inox. La parte cromata basta che usate un po' di sgrassatore, dargli una pulita, se vedete che inizia a fare qualche puntino, potete usare qualche prodotto da carenatura di moto per rinvigorire un po' la struttura superficiale, i trattamenti superficiali dei nostri mulinelli e basta. La manopola, potrebbe quel gommino usurarsi, ma ragazzi togliete questa manopola, ci mettete un bel pomello, magari rosso e quindi incoordinato, e guadagna subito 1000 punti questo mulinello. La levetta, sinceramente, io proverei a smontare e togliere quel leverismo. Farei sta cosa. Cioè, se mi dovesse capitare questo mulinello fra le mani
e dovessi metterlo nel mio comparto che è nella pesca, io quella levetta infima la devo togliere. Daiwa purtroppo su mulinelli di questa fascia mi pare che la metto ovunque. Avevo visto anche un altro mulinello molto molto bello, ma molto molto bello, che si chiama, se carica, che si chiama Ballistic Air LT. Il Ballistic Air LT, diciamo che è l'evoluzione, ora sperando che prenda internet, eccolo, il Ballistic Air LT mi pare proprio che non abbia quella levettina infima, potrei sbagliarmi. Abbiamo gli stessi colori, molto, molto comodo avere gli stessi colori, molto bello. Scendiamo un po' giù. Notate già dal sito che ti dice, qua parliamo di qualcosa di un po' più interessante. Potete vedere anche quali sono, guardate, qui abbiamo lo schema pressione e frizione per velocità, vabbè, qua iniziamo a essere a livelli decisamente alti, 7 coscienza sfera di qui 2 CRBB, però partiamo dalla linea, abbiamo qui, comparazione, abbiamo altri 2000, peso 150 grammi, quindi da 100 grammi andiamo a togliere un quarto del peso. Frizione sempre 5 kg, perché bastano. 4,9 a 1 il recupero del primo e 5,8 a 1 il recupero del secondo. Qui però secondo me iniziamo a parlare di una qualità decisamente alta, perché se noi cerchiamo Daiwa Ballistic Air 2000 e andiamo in prodotti, vediamo che abbiamo prezzi che vanno fra i 240 e i 280 euro, dove presumo che 230-240 euro siano proprio le misure più piccole. Vediamo un po', qui dalle foto, sì, mi sa che qui il leverismo, com'è come non è stato tolto. Quindi vuol dire che su un molinello da 250 euro si può togliere quella levetta infima. E il molinello non è che mi costa di meno perché le manca qualcosa, mi costa di più e non ce l'ha. Meditare. Comunque, salutiamo il Ballistic Air e rimaniamo sulla nostra Ninja LT. È un gran bel prodotto questo, ha una gran bella combo secondo me. Quindi ha la soglia di 40 minuti di chiacchierata, non resta altro da dire se non dammi tu una valutazione non soltanto di questa intera rubrica, ma se tu ad esempio hai optato per questa combo o anche un solo elemento di questa combo, scrivimi sotto un po' cosa ne pensi, perché io personalmente saprei come valutarla. Ma se tu che ce l'hai, mi scrivi qua sotto come ti ci trovi, magari c'è un altro pescatore in erba che arriva, legge e si fa un'idea e magari tende a fidarsi di noi pescatori che abbiamo un po' più di esperienza, anche perché è bello condividere ciò che è la nostra passione, eh? È veramente importante usare YouTube in questi termini. Quindi ti ringrazio per essere arrivato fin qui. Se ti ha fatto piacere questa mia chiacchierata, metti un mi piace ovviamente, commenta, se vuoi iscriverti al canale perché ti fa piacere seguirmi, a me fa solo che del gran comodo avere più iscritti proprio per portare questo video e gli altri miei video a più pubblico possibile, e condividilo se hai qualche amico che sta valutando una combo, magari può trovare utile qualcosa, qualche spunto, anche qualche trick, qualche consiglio che io do, che mi viene in mente mentre leggo una specifica, ad esempio, anche perché la pesca è così, si aprono un sacco di sottoparentesi quando si parla di un molinello o di una canna da pesca. Detto questo, ti saluto e ti ringrazio. E ciao, alla prossima e mi raccomando, continua a seguire questa rubrica perché secondo me usciranno delle chicche
perché le ho pronte delle chicche, dei colori,